ragazzi, finalmente il grande giorno in cui finalmente avete visto la moto, perché mi stavate sfracassando. Come avete potuto vedere è un BMW S1000 XR. In realtà solo pochi di voi hanno indovinato, ma ne parlerei dopo sui passi, perché tanto adesso strada noiosa fino a Firenze, a meno che non diamo del gas, ma a quel punto ci facciamo arrestare e poi non so che ritmo vogliono tenere loro. Comunque ci vediamo più avanti dove ci sono delle belle curvettine. Allora, siamo appena usciti dall'autostrada, adesso direzione Passo della Raticosa. Aveva dato un po' di sole, invece il tempo sembra molto nuvoloso, potremmo anche trovare dell'umido. Ora che siamo usciti dall'autostrada direi che è arrivato il momento di mettere le sospensioni in configurazione dynamic, quindi diventano più rigide, più sportive. Mappatura passiamo dal road a Dynamic Pro, che sarebbe quella più sportiva che ha questa moto. La cosa fighissima è che quando metti questa mappatura ogni rilascio inizia a scoppiare lo scarico, e pensate che c'è lo scarico originale, ma ragazzi c'è un sound, tra poco lo sentirete. Mamma mia! Ragazzi, è la prima girata seria tra le curve che faccio con questa moto, quindi non conosco né lei né le gomme. Oggi sarà una giornata praticamente per testarla, senza ovviamente esagerare. Siamo in compagnia di una Tracer 900, anche quella bellissimo motore, non so se vi ricordate il test che feci, e un KTM 1290 Adventure che conoscete molto bene. Ragazzi, il motore è veramente assurdo, perché ora lo tenevo un po' più su di giri, perché loro stanno comunque tenendo un passo abbastanza veloce e quindi ho bisogno della moto reattiva, ma se no ha un'elasticità da paura. Ragazzi, sono in sesta, adesso sono ai 70 orari, ma riesce a scendere in sesta fino ai 37-38 e riprende benissimo. Quindi se uno vuole mantenere un'andatura più tranquilla, può veramente tenere questa moto sempre in sesta a fare i passi. È veramente qualcosa di spettacolare. Oh, si è schiantato pieno. Oh yeah, che botta ha fatto! È entrato nel guardrail. Qui la strada è umidiccia, c'è anche un po' di nebbia, ma qui è proprio mezzo. Qui non è umido, è mezzo. Comunque ragazzi, so che siete stupiti da questo cambiamento, perché ho sempre avuto, da quando mi conoscete, KTM 690 monocilindrico, 790 bicilindrico, sempre a provare KTM e via dicendo. Probabilmente è proprio questo che mi ha portato a cambiare, perché sempre con le stesse moto, ecco, c'era voglia di cambiamento, voglia di provare anche qualcosa di diverso. In questo caso un motore completamente diverso, perché si parla, non si vede un cioè raga, a 3 metri di distanza è tutto bianco. Comunque vi stavo dicendo che il motore è completamente diverso da quelli che ho sempre guidato, perché è un 4 cilindri in linea quello che è montato anche sull'S1000 RR, quindi un motore molto sportivo, 165 cavalli, telaio e una ciclistica molto più portati sulla sportività, quindi molto rigida e stabile. L'ho utilizzata in questi giorni ovviamente anche senza fare video, ma la moto è veramente bella, veramente qualcosa di spettacolare. A breve farò anche un test completo su di essa, oggi volevo solo presentarvela e niente, spero che questa nebbia se ne vada presto, anche perché è talmente umida. Lo so che suona male, ma a volte c'è quella nebbiolina che non dà fastidio, questa invece senti proprio come se ti piovesse addosso, cioè senti l'acqua che ti si condensa addosso. Non l'ho presa nuova, non è nuova, ho trovato una grande occasione, una concessionaria BMW, era proprio la colorazione che stavo cercando, ovvero la HP. L'ho trovata con soli 4000 km, full optional, cioè manopole riscaldate, cruise control, sospensioni elettroniche, cambio elettronico, mappature dynamic, ha veramente tutto, e quindi ho preso la palla al balzo. Che poi non so se ve ne siete accorti, ma ho ancora i guanti della KTM, perché gli unici pesi che avevo per fare viaggi con questo freddo erano appunto KTM. Vorrei anche invitarvi a seguire la ragazza che avete visto ad inizio video, vi lascio il suo nickname di Instagram in descrizione. Penne. Freschino, eh? Sì, non abbiamo beccato la giornata migliore. Passo della Raticosa, freddissimo, vento, quindi siamo ripartiti dopo aver preso un bel caffè. Adesso stiamo andando verso Passo della Sambuca e dopo andremo verso il Passo del Muraglione, sperando di trovare un po' meno vento e un po' più di sole. Il blipper!
veramente da Dio la moto, ragazzi, sto trovando un buon feeling. Il motore vabbè, non c'è neanche da dirlo. Quando sale di giri plana praticamente davanti. Plana perché ci sono i controlli ovviamente, se li disattivo vola. Ovviamente è un controllo di trazione molto sportivo, perché mettendolo in mappa Dynamic Pro comunque si setta su una guida pistaiola praticamente. Non sono per niente invasivi i controlli. Ragazzi, della moto sono veramente stracontento e strasoddisfatto, perché in questi giorni l'avevo provata solo a livello di motore, utilizzo quotidiano, e già ero contentissimo. Oggi che l'ho portata su questi passi, che oltretutto in questo periodo sono molto sporchi, un po' umidi, e quindi non sono neanche al top, asfalto, ghiaccio e quant'altro, ma la moto va veramente da Dio, non è faticosa da guidare, bellissima, bellissima, non c'ho nulla veramente da dire. Poi c'ha un sound pauroso, per essere originale forse è la moto col sound più bello che ho guidata. Coppiette rilascio, urla quando apri, è veramente veramente bello. Non oso immaginare quando ci metteremo lo scarico, su cui HP Corse sta già lavorando e quindi avremo montato a breve. Pausa panino. Macchina ferma in mezzo alla strada. Ho scelto un bel punto per fermarti, sì. Che poi ci sono piazzole di sosta ogni pochi chilometri, cioè non capisco perché fermarsi in mezzo alla strada dietro una curva. Dovete sapere, ragazzi, che l'unico difetto tra virgolette di questa moto è il consumo. Per 218 km precisamente ho consumato quasi 23 euro, 15 litri. Infatti la media mi dà di 6,7 litri ogni 100 km. Non ti puoi distrarre un attimo che loro riportano a fuoco. Stravella qui la strada, bellissima davvero. Qui li ho ripresi un po'. Mamma mia, che bomba! Mamma mia! Certo che Jacopo va, con quel 1290, una fatica a stargli dietro. Wow! Ragazzi, passi di montagna finiti tutti, e quindi vi saluterei ora perché non so nemmeno quanto manca che la GoPro si scarichi e non mi fermerò di nuovo per cambiare la batteria. Quindi ragazzi, spero che la nuova moto vi piaccia. Io ne sono veramente entusiasta, veramente contento, non potete immaginare quanto. Spero che sia così anche per voi. Con questa moto potremo veramente divertirci ovunque, farci turismo, farci sport e anche qualche pistata, ve lo dico già. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, lasciatemi, mi raccomando,
raccomando, un bel like al video, iscrivetevi se non l'avete già fatto e ci vediamo al prossimo video con questa bestiola. Bella!